Buongiorno, oggi è il terzo giorno qui a Catania. Ieri sono stato al Coderful, conferenza veramente eccezionale, mi è piaciuta tantissimo. L'anno prossimo ci tornerò sicuramente, ve la consiglio proprio così in maniera spassionata perché mi è piaciuto tutto. A parte gli speech, i talk, c'erano veramente persone interessantissime. I talk sono stati ben scelti, cioè molto diversi in un certo senso tra di loro, poche cose che si sono ripetute, molto ben strutturati e divisi e diversi. E ve lo dico proprio, cioè ve lo do come consiglio spassionato, insomma, è stata veramente una bellissima esperienza. Loro sono simpaticissimi, cioè gli organizzatori, insomma. Se potete l'anno prossimo andateci. Tra l'altro mi piacerebbe fare un riassunto, cioè oggi pomeriggio vorrei registrare un video dove sicuramente non andrò a dirvi nel dettaglio che cosa si è detto nei singoli talk, soprattutto anche nel rispetto di loro che che caricheranno tutti gli speech che sono stati fatti su YouTube, come anche nelle edizioni precedenti. Cioè se andate sul canale YouTube loro potete vedervi, diciamo, tutti gli speech che ci sono stati nelle scorse edizioni. La prima edizione era a tema front-end, la seconda edizione era a tema back-end e ieri, vabbè, era, diciamo, edizione AI, ovviamente. Quelli che ho visto io ieri, io appunto vorrei fare un po' di considerazioni così a caldo, cercando un po' di unire i puntini, perché come ho detto gli speech erano molto diversi tra di loro, ma alla fine ci sono dei punti in comune che sono abbastanza tangibili e che sono effettivamente emersi. Quindi un po' di considerazioni, un po' di punti in comune, mi piacerebbe fare questo riassunto e raccontarvi un po' quella che è stata la mia esperienza. Adesso però, in maniera così proprio totalmente da chiacchiera, quindi sicuramente tante cose me le dimenticherò, tante cose che sono da dire non le dirò, ma come al solito non è che me li preparo, cioè non me lo sto preparando questo video, cioè proprio così parlo di quello che mi viene un po' in mente, in merito al fatto che se sei un ingegnere software, uno sviluppatore ed inizi a programmare solo ed esclusivamente con le AI, o comunque la parte operativa, ecco, la scrittura del codice la fai fare solo ed esclusivamente all'intelligenza artificiale, ti dimentichi come si programma? Questa è una domanda alla quale oggi vorrei cercare di rispondere, ma più che di rispondere, perché non credo che ci sia in realtà una risposta universale per tutti, cioè anzi sicuramente non c'è. È un po' più il mio punto di vista, quello che penso anche in base alla mia esperienza, e magari insomma chi ci si ritrova può avere degli spunti interessanti, chi non ci si ritrova anzi spero che possa anche commentare nei commenti, scrivere nei commenti, che magari può uscire qualche spunto interessante. Partiamo intanto dalla prima cosa forse più importante, l'atto di programmare in sé, quindi non parlo di conoscere un determinato linguaggio di programmazione piuttosto che una tecnologia o un framework, intendo proprio la competenza, la scienza di programmare. Se sei una persona, e questo vale per tutte le cose, cioè non vale solo per la programmazione, vale veramente per tutte le cose, se sei una persona che nella vita ha programmato tanto, che ha passato ore davanti al computer a scrivere codice, che lo fa da tanti anni magari, a me non piace definire senior, junior, anche se più o meno insomma ci siamo capiti, cioè se sei un senior magari di una certa esperienza, la forma mentis che ti dà la programmazione non te la dimentichi facilmente, anzi forse non la dimentichi affatto. Proprio le strutture che ti crea mentalmente, il modo che hai di ragionare, la complessità con la quale ti porta a scontrarti, non la dimentichi. E anzi, da un certo punto di vista, pure se per un periodo non programmi, potenzialmente dopo un po', dopo anche 1, 2, 3 anni che lo rifai, magari sì, puoi essere un po' arrugginito come tutte le cose, insomma, perdi magari un po' l'allenamento,
ma per il resto lo rifai e dopo qualche ora, qualche giorno sei come prima, se non più bravo. Ripeto, vale per tutte le cose. In generale, quando acquisisci una competenza, e per acquisirla intendo che veramente ci hai sbattuto la testa, quella insomma ti rimane, fa parte di te, ed è giusto che sia così. Insomma, se uno vuole diventare bravo in qualcosa, l'essere bravo in qualcosa dipende anche da questo, quando un qualcosa diventa proprio tuo, no? Quindi l'atto di programmare dal punto di vista proprio agnosticamente parlando, secondo me ti rimane e basta, non lo dimentichi facendo fare le cose alle AI. Discorso diverso invece per tutte quelle persone che hanno, come dire, iniziato a programmare da poco o hanno programmato poco in generale. Ci vuole tempo, secondo me, per entrare un po' e formare queste strutture mentali di cui sto parlando. E secondo me in quel caso sì, diventa un po' più complicato, perché potenzialmente non è che ti dimentichi come si programma, non sei proprio arrivato a capire come si programma, non sei ancora entrato in quelle logiche mentali lì. È chiaro che è come se tu inizi a fare una roba e poi non la fai per un po', dici non mi ricordo come si fa, ma perché quella roba lì l'hai fatta per troppo poco tempo. Togliendo quindi tutta la parte di logica, di programmazione pura, entrando un pochino più all'interno invece dei singoli linguaggi e delle tecnologie, lì anche un discorso diverso. Sempre ponendo il fatto che magari una persona che ha programmato tanto con un linguaggio in particolare, che possa essere C, C++, Java, Python, prendete quello che vi pare, anche lì se l'avete utilizzato per molto molto tempo, non ve lo scordate, anche se poi magari ci sono delle eccezioni. Per esempio il C non è che chissà quanto si sia evoluto nel corso degli anni, da quando è uscito ad adesso che siamo nel 2026, insomma non è che chissà quante cose sono cambiate. Magari, che ne so, invece se una persona nei primi anni 2000 e per 10 anni ha lavorato in Java, che ne so, fino a Java 6, Java 7 più o meno, e poi inizia e poi riprende adesso con le ultime versioni anche di Java 21, Java 26, insomma lì già il discorso cambia, perché nonostante sì il linguaggio è lo stesso, però sono cambiati proprio tanti costrutti. Tra l'altro ha introdotto appunto dei concetti più funzionali nel corso degli anni Java, quindi sì, ti ricordi le regole, però magari lì dovresti un attimo riaggiornarti. Poi passiamo appunto a tutto quello che è il mondo, diciamo, un pochino più moderno, pre-era AI, con l'introduzione di n.000 librerie, framework e tutta sta roba qui, che lì anche io stesso, sinceramente ragazzi, per esempio io sviluppo in Java, ci ho sviluppato tanto e l'ecosistema Spring lo conosco molto bene, mi definisco anche un po' full stack, non faccio tanto front-end, questo penso che forse l'avevo detto, non mi piace tanto, sono sempre stato molto più, diciamo, dentro la parte lato server, lato back-end. Però ecco, ho lavorato un po' con Angular, React, però pure lì, nel senso, ci ho lavorato talmente forse poco, cioè che adesso comunque, ogni volta che devo rifare delle cose comunque me le devo andare a rivedere, o comunque di certo non sono aggiornato su tutti i cambiamenti che ci sono stati, librerie deprecate, e questa cosa non si fa più così ma si fa in quest'altro modo. Quindi è come il discorso che facevo prima, cioè non si tratta tanto di dire ok, mi dimentico come si fa, l'hai fatto per talmente poco che non è mai diventata una cosa tua. Ma ora, con l'intelligenza artificiale, qual è il mio punto di vista? Cioè, avendo fatto tutte queste premesse, e vi dico anche che quando parlerò adesso di quello che si è detto ieri al Coderful, è evidente che tra mesi, non anni, tra mesi, il 90, 95, ma se non il 100% del codice verrà scritto da un AI. Devo dire che il mio punto di vista è, diciamo, un po' più relativo, secondo me, alla mia esperienza che ho avuto, e magari tante persone si ritroveranno in questa stessa situazione. Mi spiego meglio. Io, quando ho iniziato a fare il programmatore per lavoro, in realtà l'ho iniziato, diciamo,
per passione, perché a me l'informatica è sempre stata una di quelle cose che veramente magari non mi fa dormire la notte, anche per piccole cose che faccio io, ma ti svegli la mattina proprio con la voglia di continuare, sperimentare, fare. E tutta la parte software uguale. Poi tra l'altro io l'ho sempre vista come una forma d'arte, una delle forme più creative che possano esserci. Sono quel tipo di programmatore lì, che pensano al codice elegante, al stare lì 2 settimane su 2 righe di codice per capire come scriverle nella migliore maniera. Sono quel tipo di persona lì. Ho iniziato, ho fatto 2 anni da dipendente come, diciamo, nella classica consulenza IT, come penso maggior parte dei programmatori in Italia, per poi decidere di mettermi in proprio. Ma comunque ho continuato sostanzialmente a fare quello, cioè avevo i miei clienti, seguivo dei progetti, loro mi dicevano che cosa fare, io lo facevo in sostanza. Poi nel tempo il mio lavoro si è evoluto, sicuramente sono diventato più una persona che, se prima era molto operativa, poi aveva la capacità sicuramente anche per un miglioramento chiaramente personale, ma anche un'autorevolezza verso gli altri che mi consentiva di dire ok, se ti fidi di me, ci penso io, ti disegno questa architettura e quant'altro, quindi anche diciamo da una parte di analisi, di progettazione software. Sono comunque rimasto il 70-80% dei miei lavori era in ambito consulenziale, tuttora anche lo sono, e per un periodo, soprattutto vi devo dire l'ultima crisi forse ce l'ho avuta 2 anni fa, quando nel senso sapevo che cioè per me la programmazione è altro, ok? Poi io sono una persona leggermente forse vecchia dentro, non so come definirmi, però anche lo potete vedere dalla maglietta, cioè io mi metterei, che ne so, i pomeriggi interi a programmare col Commodore, programmare magari delle cose totalmente inutili per il mondo business o enterprise. Ed sono cose che non fregano niente a nessuno, non sono assolutamente tecnologie o linguaggi che possono interessare diciamo, a questo mondo. E tra l'altro poi mi sono ritrovato a vedere codice con una qualità, devo dire, pessima, che ti passava la voglia, e per un periodo il lavoro del programmatore, per come, ripeto, l'ho fatto o mi è capitato di farlo, per me era diventato veramente... Sono entrato in crisi, ecco, sono letteralmente entrato in crisi, dicendo, forse non fa per me, non ci ho capito un cazzo. Ho passato letteralmente dei periodi di depressione sotto questo punto di vista. L'AI per me è stata una salvezza perché? Perché mi ha consentito di riprendermi del tempo, nonostante poi un po' forse lo faccio vedere in questa miniserie che sto portando, ma lasciate perdere questa serie che l'ho anche scritto in un post e lo ripeterò fino a quando tutti quanti, quei pochi che mi seguono, lo comprendano, che è una serie diciamo veramente buttata lì, che mi serve principalmente, ecco, per iniziare a fare questi contenuti, prendere una costanza, sciogliermi davanti alla fotocamera, ma a livello, ecco, anche di valore che mi piacerebbe portare sono molto molto distanti, ci do veramente poca importanza a questi video. Però un pochino si trasmette il fatto che comunque ragiono molto sulla cosa che secondo me, se utilizzi le AI devi assolutamente, va bene non scrivere codice, ma devi comunque essere un supervisore e non devi delegare, ok? Devi collaborare con lei. Nel mio caso impiego molto tempo a scrivere le specifiche, ad arrivare a una progettazione più corretta e pulita possibile, per poi iniziare effettivamente a costruire qualcosa. Quindi non è che chissà poi quanto risparmio di tempo c'è, ma in realtà c'è, è inutile negarlo. C'è anche per tante cose, come dire, ripetitive, che una persona faceva e che adesso invece fai fare tutto all'AI, o insomma tante cose, quindi il risparmio di tempo ce n'è sicuro. E diciamo sotto questo punto di vista per me è stata la svolta, perché ho iniziato a dire benissimo, finalmente io cosa posso fare adesso? Tutte queste cose che non sopporto più fare, ma che comunque mi pagano, perché poi il pane a casa lo devi portare, quindi comunque mi pagano, mi permettono di
lavorare come voglio, dove voglio, senza troppi sbattimenti, ma che comunque, ripeto, non mi soddisfano magari a livello personale. L'AI te lo fa lei e tu non ci devi neanche perdere troppo tempo. Tra l'altro ormai è una cosa che si è detta nel talk, l'ha detta proprio San Filippo, ma io sono d'accordissimo. Questa magari è l'unica cosa che spoilerò del suo talk, ma penso l'abbia detto anche nei suoi video che porta su YouTube, ossia cioè che comunque al momento l'AI scrive comunque codice di una qualità più alta rispetto a tutti i programmatori, ecco, quindi dal punto di vista algoritmico. Poi sì, si perde in alcune cose, ma però finita quella parte dove dici ah vabbè, ma fa delle schive cazzate, no, non è più così. Lo faccio fare in maniera tranquilla e serena e mi sto muovendo così. Cioè adesso, per quanto mi riguarda, tutta la parte che faccio per lavoro, tranne magari alcune cose che mi piacciono, ma su questo adesso ci arriviamo, le faccio fare, le delego, anche se non mi piace tanto questo termine, però collaboro, diciamo, con l'AI e lei scrive il codice. Io non tocco più una riga di codice. Però significa che noi non dobbiamo o non dovremo più scrivere codice? No, nel senso, se a una persona piace programmare, continuerà a programmare, digitare codice sulla tastiera, che a me è una cosa che piace fare, tuttora voglio fare e voglio continuare a fare, la farò, perché lo farò solamente sulle cose che effettivamente mi interessano, che mi piacciono e alle quali non devo dare niente a nessuno. Posso perderci giorni, mesi, anni, tanto non c'è una finalità né né economica, né di tempi, né di quello che stai facendo. Cioè puoi fare quello che cavolo te pare, ok? Senza preoccuparti di nessuno, né dei requisiti del business, del cazzo che ti arrivano, di niente. Vuoi programmare col Commodore? Programmi col Commodore, ti metti là nella tua stanzetta la sera, il pomeriggio, quando ti pare. E per me questa è stata salvezza. Dire ok, ho riscoperto la vera arte della programmazione, quello che effettivamente per me, e ripeto, è una cosa molto personale, perché poi ognuno gli piace fare quello che gli pare, programmare quello che gli pare. Parlo proprio per me. Chissà dove vado qua. Ed è stato fantastico, ok? Quindi dipende sempre quello che volete fare alla fine. Tra l'altro c'è un altro discorso che forse volevo portare in un altro video, però intanto lo accenno. Diciamo soprattutto, quasi esclusivamente, ecco, nel mondo enterprise aziendale, enterprise, diciamo, ecco, si vede la nascita, si è vista la nascita, insomma, negli ultimi 10-15 anni di, come dicevo prima, n.000 librerie, framework, che più ne ha più ne metta. Ma perché escono fuori queste cose? Allora, i motivi sono diversi in realtà, adesso non li voglio esplorare tutti, però sicuramente, vabbè, da un lato togliere sempre più fatica al programmatore, fare in modo, ecco, che tante cose vengano già scritte in un determinato modo e tu come dire, riutilizzi quella roba lì e la fai in quel modo lì. Ma appunto questo comunque significa dare uno standard, standardizzare le cose, e questa standardizzazione, se l'ho detto bene, implica anche il fatto che se io guido, che magari conosco molto bene Spring e creo, che ne so, lavoro su un progetto che usa Spring Boot, poi che ne so, ci lavoro per un anno, poi Guido se ne va, cambia lavoro, cambia azienda, fa altro. Ad un certo punto quella stessa azienda che ha investito tempo e risorse su Guido deve trovare un altro programmatore. E cosa dovrà fare? Semplicemente trovare un altro programmatore che conosce Spring Boot. E quel programmatore lì, al netto di qualche aspetto così, di processo, funzionale, di progetto su cui poi deve entrare, a livello tecnico sarà in grado facilmente di continuare a fare il lavoro che stava facendo Guido, senza troppi problemi. E questo per le aziende conta. Non so anche chi segue il mondo videoludico, però un po' lo stesso discorso c'è anche con l'utilizzo di Unreal Engine, che ne so, da parte di
era uscita la notizia di CD Projekt, quelli di Cyberpunk per intenderci, The Witcher, che comunque loro stanno abbandonando il Red Engine, che comunque è un motore della Madonna, e gli hanno permesso di fare quello che hanno fatto anche per quello, verso Unreal, ma perché? Semplicemente perché, e questo nel mondo videoludico si vede tanto, ossia che comunque avere degli engine proprietari è sicuramente una cosa vantaggiosa, perché non hai il limite, o soprattutto ti puoi utilizzare un motore che magari per il gioco che devi fare è specializzato e ottimizzato, però allo stesso tempo le persone devono essere formate su quello specifico motore, e magari una persona nuova che deve entrare nel team, ecco, c'è tutta questa parte di formazione, e se poi magari se ne va dall'azienda, e l'azienda deve comunque riprendere un'altra persona, riformarla e quant'altro. Con l'utilizzo di Unreal Engine questo problema non c'è, perché Unreal Engine lo studi, ti fai un'expertise su quel determinato engine e poi puoi andare a lavorare da CD Projekt tranquillamente, insomma, no? E questo è un po' lo stesso concetto in questo utilizzo di tutti questi framework che sono nati. Ora, tutto questo discorso per dire che cosa? Che a maggior ragione, nel momento in cui hai uno standard da rispettare, ma perché non utilizzare le AI? Boh, nel senso, meglio di lei che sa che regole seguire e le rispetta. Di certo, insomma, non è che stiamo a fare, dice, mandiamo i razzi su Marte, quindi che ne so, devi metterti lì a trovare delle soluzioni particolari con una certa complessità, per quanto ti può aiutare le AI, ci mancherebbe, però cioè, parliamo veramente di cose che alla fine sono sempre le stesse, va rispettato un determinato modo di farle, e cioè le AI su questo ti aiuta tantissimo. Quindi io non so se ho risposto proprio alla domanda. Di certo una cosa importante è che deve essere usata come uno strumento di collaborazione. Se voi avete la passione di programmare, vi piace programmare, cioè non ve lo devo neanche dire, perché sono sicuro che in automatico voi stessi sì, capirete il giusto modo di utilizzare le AI, ma continuerete magari a programmare lo stesso. Cioè, ok, mi si è scaricato il gimbal, però tanto era in chiusura il video. C'è anche un altro discorso, ma che non farò qui, ossia anche per programmare quello che vi dicevo io, cioè cose che effettivamente vi piacciono, eccetera, non significa che lo dovete fare solo senza AI. Cioè io parlavo proprio del fatto che se vi piace digitare sulla tastiera righe di codice, lo potete continuare a fare. Nel mio caso io ho risolto questa cosa nella maniera appunto che vi ho raccontato. Però magari se avete anche dei progetti personali di un certo tipo, anche complessi, e tra l'altro, ecco, una cosa che è importante che non ho detto, ho imparato molto più negli ultimi 2-3 anni utilizzando AI che nei precedenti 5, 6, 7, 8 anni. Mi ha dato la possibilità finalmente di colmare in tempi brevi lacune che avevo, di poter sperimentare su cose che prima mi sarebbe stato difficile, sia per una questione di tempo che anche soprattutto di tempo, perché poi alla fine le risorse le trovi, però alcune cose sono anche complicate da capire da soli, le AI ha 1000 modi per potertele spiegare, banalmente anche gli chiedi spiegami questa cosa in maniera semplice, come se fossi veramente un bambino, e te lo fa. E questa è una cosa fantastica. Io dal punto di vista tecnico sono estremamente migliorato da quando utilizzo AI, e quindi no, la risposta è: per me non si dimentica come si programma, se usata nel modo corretto vi può anche far diventare molto più bravi. Ciao!